siamo ragazzi al top dell'architettura sacra applicata per fini di gestione Feng Shui, diremo imperiale, mettiamola così, Casa Bianca, America. Ok, ho fatto un po' di ricerca, adesso vi faccio vedere cosa ho trovato. E intanto, la locazione della Casa Bianca del White House a Washington, la locazione a Washington è la residenza ufficiale dei presidenti degli Stati Uniti e sede della presidenza stessa. Guardate quanti presidenti ci sono stati, tutti vanno a risiedere in questo posto. Prima di analizzare la Casa Bianca però bisogna risalire alla costruzione urbanistica di Washington, perché la Casa Bianca è messa in un modo, ma andiamo ancora prima come fu costruito Washington. Allora, nel 1791 il presidente George Washington scelse questo Pierre Charles L'Enfant per progettare la nuova capitale federale sotto la supervisione di una commissione di 3 membri. Ok, allora dico, vado un po' indietro ancora, dico, ma fammi capire com'era la storia. Facciamo ancora un passo indietro. George Washington fu comandante in capo dell'esercito continentale durante tutta la guerra di indipendenza americana, cioè noi abbiamo invaso l'America, abbiamo sterminato tutti i nativi del posto, abbiamo colonizzato questo posto, poi a un certo punto si sono ribellate la madrepatria che era il Regno Unito di Gran Bretagna, che però si è infiltrato ed era suo figlio, cioè è la Gran Bretagna, infatti il potere della Gran Bretagna che sempre è un mistero a livello anche geopolitico, no? Fuori anche. Perché? Perché sotto c'è la Gran Bretagna dovunque, immaginate, è la madre della fondazione dell'America, che poi viene staccata, ma rimangono le radici come dentro. E divenne in seguito il primo presidente degli Stati Uniti d'America. Ho letto anche che aveva 300 schiavi, cioè questo è il periodo, ovviamente era normale, no? Però aveva le sue casate così, quindi era normale avere questa composizione. Torniamo un attimo a questo elefante. Entrò nel servizio di George Washington come ingegnere militare. Dopo la rivoluzione, l'Enfant gestì con stesso un attivo studio architettura a New York. Nel 7 aprile del 1789 fu iniziato in massoneria nella loggia Holland Lodge, numero 8 di New York. La massoneria ha le sue origini in Scozia, a Scozia, quindi Inghilterra, alla fine del 500. Quindi poi entra in America. Questo qui è un iniziato della massoneria. La Holland Lodge, fondata nel 1787, quindi 2 anni prima del suo ingresso, è riconosciuta come una delle più importanti logge massoniche degli Stati Uniti. Fin dai suoi inizi, Holland Lodge ha avuto un'attribuzione distinta, tra cui un'adesione onoraria conferita nel 1789, quindi appena dopo e prima di, al presidente George Washington. Quindi hanno fatto questa loggia, George Washington è entrato e ha chiamato l'Enfant, che era un suo, diciamo, componente. Tutti i presidenti, diciamo un terzo dei presidenti negli Stati Uniti sono di logge massoniche, perché la loggia massonica è riconosciuta, ci sono gli albi scritti, tu puoi andare a vedere chi c'è, non è diciamo che non si può guardare quello che c'è dentro. Voltaire, Mozart, John Totò, Enrico Fermi, Carducci, Giuseppe Garibaldi, insomma ci sono tantissime persone che sono andate in queste logge massoniche. Ma che cos'è questa la massoneria? È un'associazione segreta caratterizzata da un contenuto etico di ispirazione illuministica, lotta dell'ignoranza e liberazione da ogni pregiudizio e fanatismo religioso, aspirazione alla fratellanza universale, fin qua, wow, e da un particolare simbolismo ispirato all'arte muraria, il massone, il muratore, così chiamato, è quello che costruisce. Cioè, bellissimo, universalista, una cosa che mi piace molto. Peccato che sia unita molto alla politica, erano fazioni, diciamo, di lobby politiche che piano piano hanno preso poi una piega un po' troppo, diciamo, chiusa, diciamo questo termine, e in qualche modo di ispirazione anche, diciamo, anche rivoluzionaria in certi momenti, si è messo anche contro la Chiesa, ci sono situazioni molto delicate anche perché è un pensiero latere, non è un pensiero che si confà. Quindi ha dei risvolti, diciamo, è la spiritualità laica che è entrata in America però. Bisogna capire queste cose, anche perché siamo dentro una realtà geopolitica che è meglio che le capiamo un attimo. Torniamo a Pierre Charles, questo l'Enfant, a cui fu dato l'incarico di questo, quindi lui sei dentro alle logi, conosci tutte le teorie egizie e tutte le varie geometrie sacre e le varie strutture, sei dentro una nostra congrega di fratellanza, conosci la situazione, bello mio, costruisci il posto più importante d'America. Aspetta, intanto guarda un attimino come è fatto il dollaro. Il dollaro base massonica, conoscenze, dice nel 1776 si crea il gruppo di fondazione di questa loggia e qui è scritto nel dollaro la data di fondazione. Ok? Dopodiché vedi questa stella a 5 punte che è la stella di Re Salomone, che è il 970 a.C., che si ripete molte volte, si ripete anche sulle sigle qua che vuol dire mason, massone,
è anche legata alla Tetractis, questa di Pitagora, del sistema a sei punte, sono tutti simbolismi che si riprendono da Washington DC è costruita anche su un cubo di Metratron, che è una energia che lo trovi anche nei cerchi nel grano, questa roba qui particolare, che in qualche modo vibra in un certo modo e quindi funge da vibrazione sempre di geometria sacra. Non solo, ma tutta la zona tra la White House e poi abbiamo anche i Campidoglio e tutta la zona si costruttura quasi su una croce, diciamo anche questo aspetto qui. Non solo, ma vediamo che la Casa Bianca ha diciamo, le strade sono proprio costruite su una struttura a otto punte, diciamo, 5 punte del pentagramma e proiezione anche a 8 punte. La proiezione si sviluppa in tutti i centri che vanno a 8 punte, quindi dici wow, questa roba qui a caso zero, anche perché le nostre 5 punte del pentagramma, questo è un famosissimo sistema che permette diverse esposizioni energetiche. Non solo, c'è anche la Kabbalah e l'albero di Sefirot, se vogliamo vedere tutti i centri che si sviluppano. Il Campidoglio anche ha delle strutture di collegamento che creano ancora una volta i vertici a 6, per esempio. L'angolazione che si crea è quella dell'Ollero ed è quella della piramide disegnata, che sarebbe poi loro usano il compasso così chiamato, che è il segno del massone che costruisce la costruzione, no? Il masone, il lavoratore, il massone che costruisce appunto la cattedrale. E abbiamo delle angolazioni particolari che vengono richiamate e vengono richiamate anche a diversi livelli. Ok, questa è la geometria sacra, iniziamo a fonderla un attimo col Feng Shui, cerchiamo di vedere qualcosa. Ok, Washington, guardiamo, circuito energetico, dico ma dove è messa questa cosa qua? Vado a vedere il posto e mi rendo conto che abbiamo tutte queste strade che convergono tutte quante all'interno di questi elementi molto importanti. Il fiume viene giù così, entra in questo canale, c'è un obelisco che va a risuonare in questo punto e si porta il livello, questo è un mintang di un laghetto che spinge dentro dove c'è l'obelisco, porta dentro la Casa Bianca e l'asse anche del fiume porta dentro di qua. Quindi il circuito c'è tutto, sono entrambe ben potenziate, si collegano tra di loro e strano questo obelisco spostato, me la sarei pensato più dritto in asse, io penso perché c'è un incrocio di acque, come di solito gli obelischi si fanno, quindi c'è un vettore risonante da questo punto di vista. La Casa Bianca ha sempre una fontana davanti, Feng Shui, attivazione, guardate che mintang che si ripetono. Qua si vede anche il suo obelisco e questo invece è il Campidoglio con anche l'acqua davanti, anche lui ha la sua vasca sempre che vibra e insomma cose di Feng Shui ci sono. Ragazzi, circuito energetico, lasciamo perdere di che livelli è. Quindi parlare di architettura sacra, Feng Shui insieme e grandi strutture diciamo di gestione imperiali, qua siamo al top della gestione. E